Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cosentyx Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento, 8 febbraio 2022. Cos'ha Cosentyx? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cosentyx durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cosentyx? Cosentyx ha un farmaco a base del principio attivo secukinumab, appartenente alla categoria degli antipsoriasici e nello specifico inibitori dell'interleuchina. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Cosentyx può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cosentyx 150 mg/1 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 penna pre-riempita. Cosentyx 150 mg/1 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 siringa pre-riempite. Cosentyx 150 mg/ml soluzione iniettabile su TOC. 2 penne pre-riempite 1 ml. Cosentyx 150 mg/ml soluzione iniettabile su TOC. 2 siringhe pre-riempite 1 ml. Cosentyx 300 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 penna pre-riempite da 2 ml, 150 mg/ml. Cosentyx 300 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 siringa pre-riempite da 2 ml, 150 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: secukinumab. Gruppo terapeutico: antipsoriasici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: psoriasi a placche in pazienti adulti. Cosentyx ha indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati alla terapia sistemica. Psoriasi a placche in pazienti pediatrici. Cosentyx ha indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in bambini e adolescenti a partire dai 6 anni di età che sono candidati alla terapia sistemica. Artrite psoriasica. Cosentyx, da solo in associazione a metotrexato, MTX, ha indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici in grado di modificare il decorso della malattia, DMARD, è risultata inadeguata, vedere paragrafo 5.1. Spondiloartrite assiale, AXSPA. Spondilite anchilosante, AS, spondiloartrite assiale radiografica. Cosentyx ha indicato per il trattamento della spondilite anchilosante attiva in adulti con risposta inadeguata alla terapia convenzionale. Spondiloartrite assiale non radiografica, NR-AXSPA. Cosentyx ha indicato per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva, CRP, e o da immagini di risonanza magnetica, MRI, in adulti con risposta inadeguata a farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Posologia. Cosentyx deve essere usato sotto la guida e supervisione di un medico specialista esperto nella diagnosi e nel trattamento di condizioni per le quali Cosentyx ha indicato. Posologia. Psoriasi a placche in pazienti adulti. La dose raccomandata a 300 mg di secukinumab mediante iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale settimanale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Sulla base della risposta clinica, una dose di mantenimento di 300 mg ogni 2 settimane può fornire benefici addizionali per pazienti con un peso corporeo pari o superiore ai 90 kg. Ogni dose da 300 mg viene somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 300 mg o mediante 2 iniezioni sottocutanee da 150 mg. Psoriasi a placche in pazienti pediatrici, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni di età. La dose raccomandata si basa sul peso corporeo, tabella 1, ed è somministrata mediante iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale settimanale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Ogni dose da 75 mg è somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 75 mg.
Ogni dose da 150 mg è somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 150 mg. Ogni dose da 300 mg è somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 300 mg o mediante 2 iniezioni sottocutanee da 150 mg. Tabella 1. Dose raccomandata per i pazienti pediatrici con psoriasi a placche. Peso corporeo al momento del dosaggio. Dose raccomandata 25 kg, 75 mg, 25, 50 kg, 75 mg, a 0 yen 50 kg, 150 mg, può essere aumentata a 300 mg. Alcuni pazienti possono trarre ulteriori benefici dalla dose più alta. La soluzione iniettabile da 150 mg e da 300 mg in siringa preriempita e in penna preriempita non sono indicate per la somministrazione in pazienti pediatrici di peso 50 kg. Cosentyx può essere disponibile in altri dosaggi e o presentazioni a seconda delle esigenze di trattamento individuali. Artrite psoriasica. Per i pazienti con concomitante psoriasi a placche di grado da moderato a severo, fare riferimento alle raccomandazioni per adulti con psoriasi a placche. Per i pazienti che hanno risposto in modo inadequate responder, IR, alla terapia con anti-TNF+, la dose raccomandata a 300 mg per iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Ogni dose da 300 mg viene somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 300 mg o mediante 2 iniezioni sottocutanee da 150 mg. Per gli altri pazienti, la dose raccomandata a 150 mg per iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Sulla base della risposta clinica, la dose può essere aumentata a 300 mg. Spondiloartrite assiale, AXSPA, spondilite anchilosante, AS, spondiloartrite assiale radiografica. La dose raccomandata a 150 mg per iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Sulla base della risposta clinica, la dose può essere aumentata a 300 mg. Ogni dose da 300 mg viene somministrata mediante una iniezione sottocutanea da 300 mg o mediante 2 iniezioni sottocutanee da 150 mg. Spondiloartrite assiale non radiografica, NR-AXSPA. La dose raccomandata a 150 mg per iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0, 1, 2, 3 e 4, seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Per tutte le indicazioni sopra riportate, i dati disponibili indicano che una risposta clinica è di solito raggiunta entro 16 settimane di trattamento. Si deve considerare l'interruzione del trattamento nei pazienti che non abbiano mostrato una risposta entro 16 settimane di terapia. Alcuni pazienti con una risposta iniziale parziale possono successivamente migliorare continuando il trattamento oltre le 16 settimane. Popolazioni speciali. Pazienti anziani, di età pari o superiore a 65 anni. Non ha richiesto l'aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale / compromissione epatica. Cosentyx non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non possono essere effettuate raccomandazioni posologiche. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Cosentyx nei bambini con psoriasi a placche di età inferiore ai 6 anni non sono state stabilite. La sicurezza e l'efficacia di Cosentyx nei bambini di età inferiore ai 18 anni nelle altre indicazioni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Cosentyx è da somministrare mediante iniezione sottocutanea. Se possibile, le aree cutanee affette da psoriasi devono essere evitate come sede di iniezione. La siringa o la penna non deve essere agitata. Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla modalità di somministrazione sottocutanea, i pazienti possono somministrarsi Cosentyx da soli o farselo somministrare da coloro che li assistono, se il medico lo ritiene appropriato. Comunque il medico dovrà assicurare un adeguato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che li assistono deve essere spiegato di somministrare l'intera quantità di Cosentyx, secondo le istruzioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Infezione attiva, clinicamente rilevante, per esempio tubercolosi attiva, vedere paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Infezioni. Secukinumab può aumentare il rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I vaccini vivi non devono essere somministrati con secukinumab, vedere anche paragrafo 4.4. In uno studio in soggetti adulti con psoriasi a placche, non è stata osservata alcuna interazione tra, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cosentyx durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cosentyx durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Le donne potenzialmente fertili devono usare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e per almeno 20 settimane dopo il trattamento. Gravidanza. I dati relativi all'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cosentyx non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequentemente riportate sono infezioni delle vie respiratorie superiori, 17,7% più frequentemente nasofaringite, rinite. Tabella delle reazioni avverse. Le reazioni avverse da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In studi clinici, dosi fino a 30 mg/kg, circa da 2000 a 3000 mg, sono state somministrate per via endovenosa, senza comparsa di tossicità dose limitante. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per la comparsa di qualsiasi segno o sintomo di reazioni avverse e di istituire immediatamente un'appropriata terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori, inibitori dell'interleuchina, codice ATC. L04H10. Meccanismo d'azione. Secukinumab ha un anticorpo monoclonale IgG1I completamente umano che lega selettivamente e neutralizza la citochina proinfiammatoria interleuchina, 17A, IL-17A. Secukinumab ha proprietà farmacocinetiche. La maggior parte delle proprietà farmacocinetiche osservate in pazienti con psoriasi a placche, artrite psoriasica e spondilite anchilosante erano simili. Assorbimento. Dopo una singola somministrazione per via sottocutanea della dose, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo, adulto o pediatrico, sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e tossicità della riproduzione, OD, elenco degli eccipienti. Trialosio di idrato, istidina cloridrato monoidrato, metionina, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cosentyx a base di secukinumab sono: Cosentyx. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.